Ehi là, ciao ragazzi, benvenuti in una nuova puntata della rubrica di Tribers Life. La puntata di oggi sarà un pochino speciale, come potete vedere dal titolo, dato che si chiama Tribers Life Special, e sarà speciale nel senso che sarà trasversale perché riguarderà sia il lato UX che il lato bug hunting. Nello specifico l'argomento del video di oggi sono le campagne challenge. Tra le altre caratteristiche delle campagne challenge c'è anche quella che a gestirle non sono i Triber leader ma i Triber coach, come per esempio Fabrizio, ospite del video di oggi. Ma senza ora perdere altro tempo passiamo subito la parola a Fabrizio e vediamo un po' cosa da dirci sulle campagne challenge. Ciao Driver, oggi vi voglio parlare di una tipologia particolare di campagna presente in piattaforma. Stiamo parlando delle Training Challenge, che si dividono in due gruppi, Training Challenge Bug Finding e Training Challenge UX. Le Training Challenge sono delle campagne che vi permettono di acquisire punti esperienza e soprattutto fare esperienza nelle due tipologie di campagne. La campagna Training Challenge Bug Finding sarà uguale alle campagne Bug Finding remunerate, quindi quelle normalmente offerte e presenti in piattaforma alle quali ci si può candidare. È formata da un manuale, da degli use case e dalle regole che devono essere seguite per poter testare il prodotto digitale. Quindi ad esempio potremmo avere informazioni su sezioni da testare o funzionalità da testare, così come funzionalità o sezioni out of scope da non testare perché magari sono sezioni non ancora sviluppate o addirittura i bug sono noti e quindi non è necessario segnalarli. Sempre nel manuale potete trovare anche informazioni relative a quali tipologie di bug sono richiesti o non sono da segnalare. Capita spesso, soprattutto nelle training challenge, che i bug typo non sono segnalabili. Quindi mi raccomando, il manuale riporta tutte le informazioni obbligatorie da rispettare per poter completare correttamente la campagna. Analogamente, le training challenge UX ricalcano il comportamento che viene richiesto nelle campagne UX o user experience remunerate. Quindi il metodo utilizzato è quello del thinking aloud. Ricordatevi, non c'è un concetto che è fondamentale all'interno di una UX. Se io in questo momento stessi testando qualcosa e questo qualcosa non fosse chiaro, lo posso raccontare nella UX. Quindi questo è lo scopo principale della user experience. Quindi dopo avervi presentato che cosa sono le training challenge e appunto come sono suddivise, andiamo a vedere insieme in piattaforma dove si trovano le training challenge e come possiamo fare per iscriverci. Le training challenge si trovano nelle campagne disponibili insieme alle altre alle quali potete candidarvi. Cliccate su e vi candidate. Per candidarvi è molto facile, qui avete un riepilogo di quelle che sono soprattutto le date di inizio e date di fine, lo trovate in questa parte. Inserite il dispositivo con il quale volete candidarvi e procedete facendo candidati alla campagna. La fase di candidatura è uguale sia per la bug finding che per la UX, per cui quello che vi ho fatto vedere adesso va bene per entrambe. Cliccate su vai al manuale e vi troverete all'interno del manuale della campagna. Potete andare a vedere gli use case, mi raccomando leggeteli attentamente e andare a svolgere quella che è poi l'attività. Analogamente anche nella bug finding sarà la stessa cosa e vado a leggere quelle che sono le informazioni presenti nel manuale. Trovate il riferimento Telegram del Triber Coach per qualsiasi informazione, gli step da fare e le regole da rispettare per completare correttamente la Training Challenge. Le Training Challenge alla fine vi permettono davvero di fare pratica con prodotti digitali sempre diversi sia per le bug finding che per le user experience e vi permettono di guadagnare punti esperienza. Piccolo spoiler che differenzia tutte e due. Mentre nelle bug finding avete un esito sul vostro bug, se è stato approvato o meno, nelle UX no. Qui avete solo un modo per rendervene direttamente nello use case. Questo soltanto nelle training challenge UX perché nelle campagne user experience non è possibile conoscere l'esito del video se non che a chiusura campagna. Nel caso in cui si dovesse trovare nel video di WKO, vi ricordo di contattare il Triber Coach su Telegram e una volta che vi viene spiegato in che cosa non va bene, lo dovete riallegare all'interno. Prima di salutarvi vi voglio ricordare che avete il supporto dei Triber Coach che vi aiutano a superare quelle che possono essere le prime difficoltà, soprattutto per i nuovi iscritti, ed eventuali dubbi. Un'altra cosa molto importante è che nel Training Challenge Bug Finding, se i vostri debug dovessero essere entrambi edificati, non ricevete penalizzazioni, cosa che invece nelle campagne remunerate c'è
E allo stesso modo, nel caso in cui decideste per qualsiasi motivo di non partecipare o non poteste più partecipare alla Training Challenge Bugfinding o UX, non ricevereste i punti di penalizzazione che invece nelle campagne remunerate esistono e sono anche un bel po'. Quindi approfittatene per fare pratica, per guadagnare punti di esperienza e per avere il supporto maggiore possibile dai Triber Coach. Ok, grazie mille coach Fabrizio per tutte le informazioni che ci hai dato riguardo le campagne challenge. Personalmente credo che soprattutto agli inizi le campagne challenge siano davvero un ottimo metodo per imparare e accumulare i propri punti esperienza. Invece, una volta che avremo aumentato un pochino di più la nostra esperienza e sapremo bene come destreggiarci sia tra la UX che le bug hunting, sicuramente rimangono comunque dei modi ottimi per guadagnare punti esperienza e rimanere alti nel ranking mensile. Se non sai di cosa sto parlando oppure vuoi fare un ripasso dei livelli del ranking della classifica sia mensile che dei livelli expertise di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, ti lascio qui appunto un video dedicato. Per il resto invece il video di questa settimana si conclude qua, ci vediamo la prossima settimana in un nuovo video.